Dal Vangelo secondo Luca. Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alle porte della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: Non piangere. Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: Ragazzo, dico a te, alzati. Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. Una buona domenica a tutti. Nei Vangeli sono raccontate solo 3 risurrezioni operate da Gesù. C'è la risurrezione della figlia di Gairo, che è riferita da tutti e 3 i sinottici, poi c'è quella di Lazzaro, che è raccontata dall'Evangelista Giovanni, e quella che abbiamo ascoltato nel Vangelo di oggi, il Vangelo di Luca, la risurrezione del figlio della vedova di Naim. Di per sé sarebbe meglio non parlare di risurrezione, ma di rianimazione. Perché? Perché quando parliamo di risurrezione intendiamo il passaggio da questa prima parte della nostra vita e la nascita alla vita con Dio, la vita definitiva, da cui non si torna più indietro. Questa è la risurrezione, quella di Gesù. Quando è morto è entrato nella gloria del Padre. Questa è la risurrezione. Quindi non il ritorno di qui come è presentato nei nostri quadri occidentali, ma il passaggio di là, questa è la risurrezione. È presentato molto bene nelle icone bizantine, dove Gesù non torna di qui alla vita che c'era prima, ma va di là. Parliamo quindi di rianimazione del figlio della vedova di Naim, cioè è ritornato qui, in questo mondo. Il brano evangelico non va preso come un reportage di un fatto di cronaca soltanto, ma va colto nel suo significato profondo, nel messaggio che l'Evangelista vuole comunicare, ed è quello che noi cercheremo di fare, per capire che cosa ha da dire a noi oggi questo racconto. Dobbiamo stare attenti a non aspettarci da Gesù ciò che Lui non vuole darci. Forse noi vorremmo e ci aspetteremmo da Lui che perpetuasse la vita biologica in questo mondo. Non ci farebbe nessun bel servizio facendoci diventare vecchi e perpetuare la nostra vecchiaia. Non sarebbe bello. Ma in che senso Lui è il Signore della vita? Perché riesce a perpetuare la vita biologica o perché ci dona una vita che non è toccata dalla morte biologica? E l'unica vita che non è toccata dalla morte biologica è la vita eterna, o meglio, la vita dell'eterno. Se Lui ci dona il germe della sua vita, anche se poi, come tutti gli esseri viventi, questa vita finisce, e anche la nostra, la vita dell'Eterno non è toccata. E allora si nasce, si risorge, si entra nella vita definitiva con Dio. Vediamo di capire che cosa ci vuol dire questo gesto che Gesù ha compiuto di mostrare, toccando la vita biologica, riportando una persona che la gente riteneva morta,
volta non avevano naturalmente gli strumenti che noi abbiamo oggi con la nostra tecnica per dire quando una persona è definitivamente morta, l'encefalogramma piatto. No, in quel tempo le persone erano considerate morte quando ancora c'era una forma di vita in loro e potevano essere riportate di qui. Gesù compie questo gesto non per dirci che Lui è il Signore della vita biologica, ma per dare un segno di una vita che Lui ci dona, che non è più toccata dalla morte. Vediamo di cogliere questo messaggio nel racconto che abbiamo ascoltato nel Vangelo. Gesù si reca in una città chiamata Naim, un villaggio vicino a Nazareth, a 9 chilometri da Nazareth, e vicino anche al monte Tabor. E il nome è bello, Naim. Naim in ebraico significa delizioso ed è un nome che è stato scelto molto bene per questo villaggio che è adagiato sul fertile clivo di Givat Amorè, una collina che nell'antichità era coperta da querci, da terebinti, salici, tamerici, poi c'è una bella sorgente anche al centro di questa città. Baciato dalla fortuna, direi, questo paese. Naim è un'immagine che può raffigurare tutti i villaggi, tutte le città, tutti i luoghi in cui scorre oggi la nostra vita. Anche se si tratta dei posti più ameni, anche se si tratta di luoghi in cui abbiamo costruito dei palazzi meravigliosi, magari su isole esotiche dove possono stabilirsi le persone che noi consideriamo baciate dalla fortuna. Un giorno bisogna uscire da queste città, bisogna uscire da questi villaggi. La gioia finisce, le feste si tramutano in lutti, i sorrisi in lacrime, i canti in lamenti, per tutti. Salmo 49 dice: per quanto si paghi il riscatto della propria vita, non sarà mai sufficiente per vivere senza fine e non vedere la fossa. Bisognerà lasciare ad altri le proprie ricchezze, dice il salmista, anche da parte di coloro che hanno dato il proprio nome alle città. Pensiamo quante Cesaree c'erano, quante Tiberiadi, quante Laodicee, quante Alessandrie. Queste persone che avevano dato il nome alle terre, anche loro hanno dovuto uscire da queste città, perché la vita biologica finisce. Quando si nasce, ci si mette in cammino verso quella che Giobbe chiama la via senza ritorno. Il Vangelo ci dice che con Gesù camminavano i suoi discepoli, una grande folla. Viene da Cafarnao. Possiamo immaginare questo corteo guidato da Gesù, il Signore della vita. Si avvicina a questa città dalla quale sta uscendo un altro corteo, che è guidato non dal Signore della vita, ma da un morto. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, collocato alle mie spalle. E questo è un affresco di una chiesa bizantina. Purtroppo c'era la catena che sorreggeva un lampadario che passa proprio di fronte al figlio della vedova di Naima, ma però ci dà l'idea di questi due cortei che si incontrano, uno guidato da Gesù, il Signore della vita, e l'altro guidato da un morto. Esce questo corteo dalla città. Dicevo prima, è il destino di tutti noi. Un giorno saremo noi i protagonisti di quel corteo, cioè dobbiamo uscire tutti da questa città che noi abbiamo costruito, abbiamo cercato di rendere bella, e questo è meraviglioso che noi lo facciamo, perché bisogna vivere felici nella gioia in questa città, ma tenendo presente che un giorno dobbiamo uscire e non sarà una disgrazia. Anche se ci siamo impegnati a renderla bella, piacevole, la nostra città, il nostro mondo, da questo mondo noi dobbiamo uscire, questo è il nostro destino. Il passaggio dall'animalità all'umanità ha conferito a noi uomini la consapevolezza che un giorno saremmo morti
E proprio perché siamo uomini ci chiediamo che cosa avviene dopo la morte. E rimuovere questo pensiero, questo interrogativo che ci caratterizza come uomini non è saggio. Perché? Perché se non prendiamo coscienza di quello che è il nostro destino, noi non viviamo bene, non diamo un senso, non abbiamo capito cosa ci stiamo a fare in questo mondo. E addirittura quando mettiamo al mondo dei figli e ci chiedessero perché mi hai messo al mondo, cosa diciamo loro se non abbiamo una risposta a questo interrogativo? E dopo, quando noi usciamo da questa città, dove andiamo? Proviamo a chiedere all'Antico Testamento che cosa pensavano gli uomini prima che arrivasse il Signore della vita, che è Gesù di Nazaret. Giobbe diceva: si va verso la terra dell'oscurità, terra di caligine, di disordine, dove la luce è tenebra. Dalla luce di questo mondo si entra nel mondo delle tenebre. Il Coelet, tutti sono diretti verso la medesima dimora. Quando si esce da questa città, si entra in questo corteo, tutto è venuto dalla polvere e tutto ritorna alla polvere. La sorte degli uomini e quella delle bestie è la stessa. Come muoiono queste e muoiono quelli, c'è un solo soffio vitale per tutti. La vita biologica è quella di tutti gli esseri viventi, hanno tutti lo stesso destino. Il corteo che sta uscendo è diretto alla tomba, al mondo dello Sheol. E dobbiamo pensarci, un giorno uscirò anch'io. Se non incontro Cristo, io non vedo altro destino se non il buio di una tomba. Oppure non ci penso, ma non sono un uomo se non ci penso. Tutto ciò che ho fatto, il bene che ho costruito. Se non incontro Cristo penso che finisca tutto nel nulla. E difatti su Naim sta calando il buio della notte, quando c'è questo corteo che esce per portare al sepolcro il figlio di questa donna vedova. E sera in Israele si portavano i defunti al cimitero quando tramontava il sole. È l'oscurità che avvolge la folla in lutto, è il simbolo della tenebra in cui tutti sono immersi, coloro che non hanno ancora incontrato la luce di Cristo. E di fronte alla morte, in quel corteo ci si sente impotenti, ci si batte la mano sulla spalla, coraggio, non si sa che cosa dire per consolare le persone, ci si stringe gli uni agli altri, uniti dal comune dolore, dal pensiero che un giorno questo corteo, anche se non ci penso, passerà a prendere anche me. Si porta al cimitero il figlio unico di una madre rimasta vedova. Entra in scena adesso la madre. È una che genera una vita che sicuramente finisce. Per di più questa donna è vedova, senza sposo e quindi senza speranza di vita. Non può dare origine ad altra vita che non sia quella biologica. E quindi mortale. È la descrizione, questa madre, della nostra umanità. Dà alla luce una vita biologica destinata alla tomba. Molta gente della città era con lei, perché la morte coinvolge tutti. È una folla muta davanti alla morte, non sa dare una risposta a questo mistero assurdo. L'uomo aspira alla vita e non capisce perché ci sia poi la beffa della morte. Gli altri animali non ci pensano, non sanno di dover morire. L'uomo lo sa. E non avrebbe neanche senso perpetuare questa vita biologica, sarebbe un'interminabile vecchiaia. Siamo di fronte a un mistero insondabile. Vedendola, è interessante, Gesù non vede il morto, vede la madre, vede l'umanità che si pone questo interrogativo. Lo sguardo di Gesù non si rivolge al figlio defunto, ma alla donna. E allora ci chiediamo chi è questa donna senza nome, la risposta è chiara, è l'umanità che si pone questo interrogativo: perché il nostro destino è la tomba? Quando noi ripensiamo a quello stupendo mito, viene
sumerico, mesopotamico, che è l'epopea di Gilgamesh, quando la taverniera Siduri si rivolge all'eroe, a Gilgamesh, che si pone questa domanda: perché la morte vuole andare a cercare l'albero della vita? Dice la taverniera, che si trova proprio fra il mondo dei vivi e il mondo dei morti, dice: "O Gilgamesh, dove vai, dove corri? Quando gli dei hanno creato l'umanità, la morte, ecco ciò che hanno dato all'umanità, la vita l'hanno tenuta nelle loro mani." Il racconto del Vangelo, il Signore. Ecco, adesso lo sguardo va sul Signore della vita, che arriva con il suo corteo di coloro che seguono Lui. Luca lo chiama così per la prima volta nel suo Vangelo. Nell'Antico Testamento questo titolo era riservato a Dio. Applicandolo a Gesù, l'Evangelista lancia un messaggio teologico chiaro ai cristiani delle sue comunità. Gesù non è uno dei tanti profeti che hanno parlato e agito in nome di Dio, Lui è il Dio della vita venuto in mezzo a noi per dare una risposta a questo interrogativo. È presente in mezzo agli uomini che si trovano in balia della morte. Dio adesso, il Dio della vita, cosa ci dice? Che risposta dà a questo corteo che va verso il cimitero? Fu preso da compassione per lei. Il verbo greco qui è bellissimo, splanchnizomai, indica il sentimento vivo, così profondo, così intenso, che gli evangelisti lo riservano per indicare le emozioni di Dio e di Gesù. Il Signore è passionalmente coinvolto in questo interrogativo che l'uomo si pone: perché la vita biologica finisce? E quando si entra in questo corteo, dove si va? Nel buio di una tomba, le disse. Gesù dice alla donna, si rivolge all'umanità, alla madre che genera questa vita biologica: smetti di piangere. Direi non piangere, no, smetti di piangere, la traduzione corretta. Poi si avvicina, tocca la bara e ferma i portatori, blocca quel corteo, perché c'è un altro destino che non è il cimitero, è la vita. Alle mie spalle adesso vedete una foto di fine Ottocento, la foto di una chiesa costruita nel 1881 dai francescani sul luogo dove la tradizione colloca l'episodio raccontato nel Vangelo di oggi. La vedete, quella chiesa francescana. E adesso vedete anche questa stessa chiesa così com'è oggi, e poi anche un affresco che riproduce la scena del racconto evangelico che si trova dietro l'altare di questa chiesa. Vediamo che cosa fa Gesù quando incontra il corteo che va verso il cimitero. Anzitutto, non gli viene chiesto di compiere un miracolo, un prodigio. Agisce in modo completamente gratuito, incondizionato, non presuppone nemmeno che quel corteo abbia fede in lui. Si comporta così. Perché? Perché la rianimazione che lui fa del figlio della vedova di Nain è il segno di una vita che lui dona, che è puro dono di Dio, la risurrezione, la vita dell'Eterno. Non può essere meritata, non può essere richiesta. Dio l'ha donata all'uomo, e solo all'uomo fra tutti gli esseri viventi, perché è l'unico che è capace di entrare in dialogo con Dio, è l'unico autocosciente.
e quindi può parlare, può capire il senso del suo esistere. È l'unico che può ricevere questo dono, ma è un dono completamente gratuito, non è un miracolo che noi possiamo chiedere. Cosa fa Gesù? Tocca la bara per fermarla. E per i farisei lui si è reso impuro. In realtà che cosa significa questo gesto? Quando Gesù tocca la morte, perché lui entrerà nel sepolcro, non è l'impurità della tomba che si attaccherà a lui, non è l'impurità della bara che si attacca a Gesù, ma è lui che purifica la morte, cioè la fa diventare, la trasforma in un grembo di vita. Quel sepolcro diventa un grembo materno da cui si nasce alla vita dell'Eterno, alla vita di Dio. La vittoria che il Signore ha riportato sulla morte non consiste nel ritardare di qualche anno l'uscita da questo mondo, quello è un segno della vittoria vera sulla morte. Lui ha vissuto l'esperienza umana fino in fondo, è passato attraverso il sepolcro non per ritornare a questa vita, ma per entrare definitivamente in quella del Padre, per segnare il cammino che è quello di ogni uomo, per il dono della vita che Dio ci ha fatto. Il gesto da lui compiuto in favore del figlio della vedova è il segno di questo prodigio immensamente maggiore che egli compie per ogni uomo che muore. Dice: ragazzo, io dico a te, alzati. Il verbo greco è meglio tradurlo, egeirene, risorgi. Il morto si mise seduto. Si siede sopra. La parola di Gesù provoca un capovolgimento della situazione. Il giovanetto era adagiato nella bara, avvolto in bende, simbolo dei legaci con i quali la morte teneva schiavo per sempre l'uomo. Adesso si pone a sedere. È la posizione che caratterizza il vincitore, difatti la assumerà nel giorno di Pasqua l'angelo che farà rotolar via la pietra dal sepolcro e si porrà a sedere sopra di essa. Vittoria quindi sulla morte è quella che provoca l'incontro con il Signore della vita. Cominciò a parlare. La morte è il luogo della solitudine estrema, dell'impossibilità di comunicazione, ma chi incontra il Signore della vita comincia a parlare. Il parlare è segno dell'apertura della relazione, del rapporto che inizia con la rinascita alla vita e lo restituisce alla madre. L'umanità non genera più vittime sacrificali al mondo della morte, ma viventi, non per la forza presente nella vita biologica, ma per la vita donata da Dio, la vita dell'Eterno. E tutti furono presi da timore, glorificavano Dio, dicendo: un grande profeta è sorto tra noi, Dio ha visitato il suo popolo, e la fama di questo episodio si diffonde in tutta la Galilea. Vorrei sottolineare queste 3 reazioni da parte di coloro che hanno incontrato il Signore della vita. La prima, il timore. Il timore non è la paura nella Bibbia, il timore è lo sbalordimento che invade l'uomo di fronte al prodigio inatteso che Dio ha operato. E quindi è lo stupore, la gioia immensa che l'uomo prova e la riconoscenza per il dono che ha ricevuto da Dio. Questo è il significato di quel termine timore. Conseguenza di questo timore di Dio, ripeto, è lo sbalordimento colmo di gioia di fronte al prodigio del dono del suo amore, la sua vita ci ha donato. La risposta è la lode a Dio e infine la diffusione della notizia. La fama si diffonde dappertutto. La parola del Signore inizia la sua corsa verso tutti e suscita la fede che fa passare dalla morte alla vita. Le comunità cristiane sono chiamate a rendere nuovamente presente nel mondo
Il gesto di Gesù è la sua parola che fa risorgere. Deve ripetere la comunità cristiana ad ogni persona che piange accanto ad una bara ciò che il Maestro ha detto alla vedova di Naim: smetti di piangere. Il Signore della vita ha vinto per sempre la morte perché ci ha donato la vita dell'Eterno, ha portato questa vita nel nostro mondo, per cui la morte biologica non ci può più fare paura. Buona domenica a tutti.